Abbiamo fondato un'azienda nel settore peggiore che ci sia. Siamo Bianca e Livia, abbiamo 24 anni e abbiamo deciso di fondare un'azienda nel settore dell'editoria e dell'informazione. Un settore che è in crisi da anni, un settore in declino che ha perso completamente la fiducia dei suoi lettori, un settore che è ignorato dalle nuove generazioni e criticato dalle generazioni precedenti. E a questo punto giustamente voi direte, ma che ce l'avete aperta a fare un'azienda? Abbiamo aperto un'azienda in questo settore, un po' perché siamo masochiste e un po' perché crediamo che se qualcosa è in profonda crisi, qualcosa che serve alla società, non possiamo semplicemente guardarla andare a fondo. Ma per raccontarvi come mai abbiamo deciso di rivoluzionare questo settore, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e capire cosa è andato storto nel mondo dei giornali tradizionali e come mai oggi molte persone, quando ne parlano, tendono a storcere il naso. Dobbiamo tornare alla metà degli anni 90, al boom di Internet e all'inizio dell'era delle reti digitali. In questo momento, all'improvviso, le testate si trovano davanti a nuovi canali e a nuove dinamiche che minacciano i giornali, ma soprattutto la carta stampata. Aumentano gli investimenti sul web e così aumentano anche le aziende che iniziano a utilizzare internet per farsi pubblicità. Ed è qui che viene compiuto un grande passo falso. Le testate entrano in una nuova realtà, con delle logiche che appartengono a un mondo che ormai è vecchio. Iniziano a produrre una grandissima quantità di contenuti, in maniera completamente gratuita. Mentre prima erano i lettori a pagare il giornale stampato e quindi a pagare per quello che leggevano, adesso a pagare sono le aziende. È il nuovo modello di business, un nuovo modello di business che è basato sulla vendita di banner pubblicitari. Perché questo funzioni, però, c'è bisogno di attrarre un grande numero di lettori sui nostri articoli e che questi lettori facciano un grande numero di click. E così ha origine il clickbait, o gli articoli spazzatura. Quegli articoli che sono strutturati in modo tale da avere titoli sensazionalistici anche a fronte di notizie inesistenti o irrilevanti. Quegli articoli che avrete sicuramente visto un sacco di volte, che dal titolo sembra scoppiata la terza guerra mondiale e poi aprendoli ci accorgiamo che parlano, non so, di una litigata al bar sotto casa. Ma se scrivi degli articoli soltanto per attrarre click, dopo un po' i tuoi lettori se ne accorgeranno, capiranno che la qualità è calata e inizieranno a fidarsi meno di te. Questo perché tu, editore digitale, hai messo in secondo piano quello che dovrebbe essere il vero obiettivo dell'informazione, e cioè aiutare le persone a conoscere meglio il mondo che le circonda, in modo tale da farsi un'opinione a riguardo. Ma non è finita qui, perché dopo l'arrivo di Internet sono arrivati anche i social network, che hanno complicato ulteriormente le cose. Oggi per fare informazione non basta avere un sito web su cui attrarre i lettori, ma bisogna portare i propri contenuti lì dove le persone stanno, cioè sui social. Ed è qui che entriamo in gioco noi. Come dicevo, siamo Bianca e Livia, abbiamo 24 anni e quello che facciamo è informazione sui social network. Di solito quando diciamo informazione social network vicine, le persone iniziano un po' a storcere il naso. Ma perché facciamo informazione sui social? Facciamo informazione sui social perché in mezzo a tutto questo marasma che vi abbiamo raccontato, è proprio sui social che si sono raggruppate quelle persone che sono state completamente dimenticate dai media tradizionali, le nuove generazioni. E qui di nuovo le persone di solito dicono: ah, ma i giovani non si informano, i giovani non leggono, i giovani sono svogliati. Possiamo dirvi che questo non è vero. I giovani sono assetati di informazione. Il problema, questa volta, è che nessuno si è mai preoccupato di raggiungerli. Oggi, quando un ragazzo o una ragazza si sveglia la mattina, non va in edicola a comprare il giornale e non si informa neanche sul sito web di qualche quotidiano online. Oggi, quando un ragazzo o una ragazza si sveglia la mattina, prende in mano il telefono e apre i social. Inizia a scorrere contenuti alla ricerca di qualcosa di interessante, ma qui non trova le testate tradizionali, perché queste non si sono mai interessate ai social network e non ne hanno capito il potenziale.
Di conseguenza oggi non sanno come comunicare con i giovani, che paradossalmente sono proprio la generazione che avrebbe maggiore bisogno di informazioni di qualità, perché sono quella generazione che cambierà il mondo in cui viviamo. Si tratta di una generazione fondamentale, ma di una generazione che fondamentalmente è stata abbandonata. E quindi a questo punto come facciamo a riprendercele queste nuove generazioni, questi giovani? Non è facile. Prima di tutto, quello che dobbiamo fare è dimenticarci completamente tutto quello che sapevamo sui metodi di fruizione dell'informazione. Mentre un tempo esistevano i lettori, adesso questo concetto non esiste più. Adesso esistono gli utenti, gli user, persone che usano i contenuti, che interagiscono con essi in maniera attiva. L'informazione, che un tempo era unidirezionale, ora non lo è assolutamente più. Ora tra i newsmaker e gli utenti c'è un rapporto profondo, c'è una relazione di fiducia e di contatto continuo. Dopodiché dobbiamo fare un altro piccolo sforzo, che è quello di pensare di essere dei pesci rossi. Siamo mediamente più intelligenti dei pesci rossi, però quando siamo sui social i pesci rossi ci battono. I pesci rossi hanno una soglia dell'attenzione che è maggiore della nostra, che è di 8 secondi. 8 secondi in cui, se sei un newsmaker e fai informazione, devi convincere un utente che gli stai raccontando qualcosa di interessante e che vale la pena che spenda ancora un po' di quella sua preziosa attenzione a leggere quello che gli stai raccontando. Tutto questo mettendo da parte la notifica del suo amico su WhatsApp, le foto dei compagni sui social e la canzone che voleva ascoltare su Spotify. Insomma, è una lotta assurda per riuscire a prendere il bene più difficile da raggiungere dei nostri tempi, l'attenzione. Ed è una lotta che possiamo riuscire a vincere solamente se riusciamo ad entrare nella mente dei nostri utenti. Oggi, per essere efficaci sui social, bisogna creare dei contenuti che siano accattivanti, che siano in grado di convincere l'utente a fermarsi e a dedicarci un po' della sua attenzione. Ma cosa significa questo? Bisogna creare dei contenuti che abbiano una grafica di impatto, che siano in grado di trasmettere freschezza, ma che allo stesso tempo siano anche in grado di parlare di temi sensibili e rilevanti con le parole giuste. Ad esempio, come faccio a convincere un ventenne che è importante sapere come funzionano le pensioni nel nostro paese? Noi lo facciamo così. E come faccio a convincere un giovane a spiegarmi quali sono i temi veramente rilevanti per le nuove generazioni? Essendo disposto ad ascoltarli e capendo ad esempio che per loro è sempre più importante parlare di salute mentale, un tema che i media tradizionali trascurano fin troppo, ma che per le nuove generazioni, soprattutto dopo la pandemia, è diventato centrale. E infine bisogna trovare il modo per dare alle persone gli spunti giusti per sviluppare uno sguardo critico rispetto al mondo che li circonda e magari, perché no, mettere un po' in discussione lo status quo al quale siamo abituati. E tutto questo bisogna farlo mantenendo sempre una grande coerenza con i propri valori e il proprio tono di voce, perché è su questi due elementi che si basa il rapporto di fiducia, che è ciò che è in grado di trasformare degli utenti qualsiasi in una vera e propria community. Insomma, fare informazione sui social e fare informazione per le nuove generazioni è un casino. Potevamo fare dell'altro. Però se torniamo alla nostra macchina del tempo di prima, ci accorgiamo che non accettare questa sfida sarebbe il secondo grande errore che il mondo dell'informazione potrebbe commettere. Abbiamo deciso di aprire un'azienda nel settore più difficile che ci sia, nel settore più peggiore che ci sia, perché crediamo che qualcuno a queste nuove generazioni debba pur pensarci e che non possiamo ignorarle solamente per paura di affrontare la difficoltà del mondo in cui vivono. Fare informazione significa sforzarsi tutti i giorni di abilitare le persone a conoscere un po' meglio il mondo intorno a loro, nel bene e nel male. E anche dare a loro gli strumenti per capire come cambiare le cose, come avere un impatto. E se non si fa questo lavoro con le nuove generazioni, allora cosa serve fare informazione? Fare informazione è la responsabilità più grande che ci sia.
È il settore peggiore dei nostri tempi, ma anche il più importante della nostra epoca. Ed è per questo che l'abbiamo scelto.